Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo, questo è il mio canale e questo è Arranco, il mio van su base Bedford del 1981. Allora, questo è un video abbastanza importante, per cui non skippate, mi raccomando, e seguitelo fino in fondo. Arranco, perché è il nome che gli ho dato, mi piace tantissimo, è bellissimo, ma più che altro è solo bellissimo perché ha un sacco di difetti. A 4 marce, il motore non va una mazza, dentro è abbastanza rumoroso e frena veramente poco. Ha poche cose positive, tra cui consuma poco, è difficile prendere le autovelox, è abbastanza corto e si posteggia benissimo come una qualsiasi altra macchina in qualsiasi posteggio e non è troppo alto, per cui si passa più o meno ovunque. E da guidare è veramente agile, se la cava bene sul misto stretto ed è discretamente abitabile come van. E che cosa ci faremo oggi? Oggi sarà un grande avvenimento per questo van, perché finalmente risolverò uno dei suoi più grossi problemi che mi danno sempre un sacco di ansia quando vado in giro. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Due bellissime scatole. Ormai dal primo giorno che avevo questo furgone avevo notato questo grandissimo difetto. Non avevo mai trovato niente di usato per migliorare questa roba qua. Allora l'ho presa nuova e adesso finalmente dopo tantissime ricerche ho trovato finalmente questo sito in Germania dove facevano nuovi questi pezzi qua. Anzi, per l'occasione saluto Nils. Ciao Nils e grazie per questi fantastici pezzi. Allora, premetto, questa roba qui l'ho pagata tutta. Non mi farò problemi a dire se la cosa è stata fatta bene o è stata fatta male, con la dovuta educazione. Vediamo questo prodotto alla fine come funzionerà. Non lascerò in descrizione il sito, ma se siete curiosi basta solamente che nei messaggi me lo chiedete o avete bisogno, vi risponderò sicuramente con il nome del sito. Intanto vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Allora, intanto c'è una luce che serviva per fare l'effetto, adesso mettiamo via. Cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo una scatoletta con un kit cuscinetto e questa volta con la coppiglia nuova anche. Mi dispiace un po' perché li avevo appena messi nuovi, però se sono dello stesso diametro smonterò, tengo di scorta. E se qualcuno ha seguito il canale forse sa già di che cosa stiamo parlando. Poi abbiamo un altro bel pacchettino bello pesante e anche qua adesso scopriremo che cos'è, ma andiamo avanti. Un altro pacchettino con all'interno un simpatico tubicino, eccolo qua. Un altro sacchetto con una bella flangia, con le varie viti e tutto quello che serve, molto bello. Un altro sacchettino con delle simpatiche pastiglie, dunque adesso praticamente avete già capito, e poi il pezzo forte, un sacchetto blu. E guardate qua, un fantastico freno a disco, dunque questo upgrade è qualcosa di veramente importante. Guardate che spettacolo, già con il grasso dentro, un bel o-ring nuovo, che bella lavorazione, mamma mia, fantastici, oddio, bellissimo, non vedo l'ora di montarlo. Guardate che bella, è quasi un peccato montarla, ma no dai, non lo monto, mi tengo sul comodino vicino al letto. Mamma mia che bello. Bene, ci rimbocchiamo le maniche che sennò magari poi si sporcano e iniziamo subito questo lavoro. Andremo a togliere il vecchio sistema, così vedrete bene come è fatto. Vi spiegherò anche come funziona un freno a tamburo se qualcuno non lo sa, e poi dopo andremo a montare questo bellissimo kit. Non perdiamo altro tempo che non ci sto dentro. Allora, come prima operazione bisogna alzare il furgone e sollevare quello che serve, insomma, per far girare le ruote, per poterle togliere senza problematiche. E mi raccomando, quando fate questi lavoretti qua, che mettete una macchina sospesa, mettete anche dei cavalletti che tengono al sicuro, magari meglio 4 invece che 2. Insomma, se li avete, usate tutto quello che avete per sicurezza, che è meglio averne uno in più che uno in meno, non si sa mai, sforzi, si giri, muovi il mezzo, dondola, per cui è meglio che sia sempre super sicuro.
Poi una volta alzato e stabilizzato il ranco sui cavalletti, procedo nel mettere degli stracci sotto, così evito di lasciare qualsiasi traccia del mio passaggio, che secondo me è sempre bello, non lasciare traccia del proprio passaggio. Dunque, giù le ruote, incominciamo questo importantissimo lavoro. E c'è la coppiglietta nuova, questa qui ormai è piegata e ripiegata 100.000 volte e non va certo bene. Incredibile che è tutto tenuto solo da un bulloncino, vero? Proprio semplice, eh? Bene, adesso dobbiamo tirare giù questa roba qua. Ok, quando si frena si manda l'olio dentro qua e dentro qua. Questo qui va verso l'esterno. Anzi, adesso vi facciamo vedere fisicamente. Sandro darà una frenata e così vediamo che cosa succede. Adesso guardate come funziona il freno a tamburo. Sandro schiaccia il freno. Vedete? Questo esce, molla, fa questo movimento qui e praticamente questa superficie qui va a toccare all'interno del tamburo. Di base non sarebbe neanche male come sistema, ma probabilmente questo è fatto male. Per cui adesso via tutta sta roba. I passanti. Sì, c'è passanti dietro. E c'è sempre Sandro che mi dà una mano, che si è offerto. Siccome non avevo una pinza a scatto, userò una pinza a pappagallo e un morsetto per serrare il tubo dell'olio. Yes. Ecco qua tutta la bella piastra con il condotto che porta l'olio da un cilindretto all'altro cilindretto. E chissà se ho acceso il microfono. Sì. Questo lo lascio perché in altri video ogni tanto. E poi ci siamo accorti che c'era una cuffia della scatola guida che era ormai a brandelli. Allora, adesso per togliere la cuffia, piccola nozione che potrebbe essere utile a qualcuno. Cosa facciamo? Abbiamo segnato qui qual è la parte sopra del braccetto, adesso conteremo i giri per svitare la testina, praticamente così quando la rimettiamo sarà nella stessa posizione e probabilmente non si perderà la convergenza. Sì. Comunque saremo molto vicini alla convergenza che c'era prima. Adesso registro così non ci possiamo dimenticare i giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 22 qualcosa. 22 giri. 22. Ok. Bene, proseguiamo e dopo rimontiamo su tutto quanto e vediamo se la convergenza sarà messa bene o no. Salite a stella piccolino. Arrivo. 12 seconds later. Ecco qua, ha cambiato la cuffia, adattata a questa cuffia, ma comunque lavoro semplice, rifatto ben 22 giri qua, giusto? 22? 22 giri, sì. Bene, adesso smontiamo velocemente anche dalla parte destra il vecchio e obsoleto tamburo. Mamma mia! Aspetta, stai là. Ok. Questa è più bella, eh? Questa... Ma fa lo stesso, tanto va via tutto. Poi coppigliozza. Eccola qua. Mettiamo questo qua. Un attimo di panico.
Adesso stiamo sganciando il tubo del freno che verrà sostituito. Carta, che ve lo do un po'. Molto. Flangia direttamente così. Niente, a posto. Ok, allora adesso togliamo il cuscinettino nuovo, che adesso andiamo a ingrassare bene tutta la zona interessata. Facciamo girare anche, no? Così se lo spalma per bene dappertutto. Ok, anche abbiamo questo, poi c'è una serie di rondelle, prima va quella grossa, poi va quella piccola. Sto dimenticando una cosa importante: finire il grasso, è meglio in più che in meno. Anche questo viene fornito col kit, proprio quello giusto. Ok, adesso lo posso montare. Ok, qua siamo già a buon punto. Adesso abbiamo a che fare con la pinza. Devo dire che questa operazione è più facile a dirsi che a farsi, perché dovevo mettere la pinza, centrare i buchi, ma qui niente di difficile, ma più che altro c'erano delle rondelle veramente sottili che devono essere messe tra la flangia e la pinza per cercare di centrare al massimo la pinza sul disco, in modo che non sia né più a destra né più a sinistra. Insomma, il disco deve essere perfettamente al centro della pinza, c'è il suo scanso e lì ci deve passare il disco. Comunque non senza esclamazioni paradisiache sono riuscito a montare gli spessori, e poi una bella stretta con la cricchetto normale e con quella più grande una bella stretta finale. Poi stringerò a coppia tutti quanti questi bulloni qua. Mettiamo le pastiglie nuove e anche qui ho dovuto cercare di capire come si montavano, però alla fine è stato tutto sommato abbastanza facile. Piego le coppiglie per evitare di perdere i pezzi per strada. Questo è il tubicino che danno in dotazione, con una forma che non c'entra assolutamente niente. Infatti ho dovuto deformarlo da questa forma, ma formarlo nella forma che mi serviva per collegarlo dall'attacco del vecchio sistema alla nuova pinza dei freni. Ovviamente questa cosa qui non doveva interferire né con la ruota e né con la meccanica, sterzando sia da una parte che dall'altra. Abbiamo controllato, poi alla fine siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa o la matassa del bandolo. Comunque è andato tutto liscio, sia da una parte che dall'altra, poi siamo riusciti a metterlo nel modo più corretto possibile. Poi una bella stretta, anche qua non bisogna neanche esagerare, soprattutto perché non so la durezza di questi materiali qua, presumo che siano buoni, ma è meglio non esagerare. Ho stretto quel che bastava. Adesso togliamo la cagna che avevo messo con il morsetto per tenere chiuso il tubo del freno, in modo che non veniva giù l'olio, e a questo punto non mi resta che aprire lo sfiato e aspettare che arrivi l'olio direttamente dalla vaschetta. Ovviamente ogni tanto si controlla anche il livello della vaschetta, che non rimanga troppo basso, perché sennò si è punto a capo. Bisogna di nuovo aggiungere olio e aspettare che vengano giù le bolle, e lo sfiato, essendo nel punto più alto della pinza, ovviamente sarà più o meno spurgata, diciamo, già da sola. Adesso vi faccio vedere come si spurga. Adesso si manda in pressione l'impianto in modo che si evita che l'aria torni indietro. Tiene premuto il pedale, quando lo dirò a Sandro lui terrà premuto il pedale in modo da creare una pressione che poi viene scaricata giù di qua. Allora vai, pompa, tieni, ok, pompa, tieni, pompa, tieni, ok, siamo già buoni, ancora una per sicurezza, vai, ok, tieni, bello,
Adesso di qua sembra buono, adesso si fa dall'altra. Vediamo. Vado. Aspetta. Vai, pompa. Tieni. Ah, qua è già quasi bello, ma facciamone un'altra per sicurezza. Vai. Tieni. Direi basta, è veramente bello liscio e pulito. Per cui direi che, come avete visto, adesso qua passava solo olio. Ecco fatto. A questo punto del lavoro non rimane che rimontare le ruote, ultimi accorgimenti e verificare che non tocchi niente da nessuna parte, e poi finalmente si può appoggiare per terra al ranco, che appoggerà di nuovo sulle sue belle rotelline, questi nuovi bei frenini che non rimarrà da provare. Ok, adesso un piccolo devo solo appoggiare il piede sul freno. Sì. Solo appoggiarlo. È strano avere Aranco che rallenta quando metti il piede sul pedale. Adesso una prima controllatina al cuscinetto. Giusto, uno sbrisolino. Allora, adesso mettiamo la coppiglietta qua, sì, perché qua c'è un buchetto dove si passa una coppiglia, adesso vi faccio vedere. Si mette questo, perché queste alettine ti danno la possibilità di scegliere la posizione più corretta possibile. In questo caso fa proprio subito così. Però io voglio provare la coppiglia grande. Ci passa. Impossibile. Per cui coppiglia fine, che è comunque più grande di quella che c'era prima. È uno spillo. E poi si mette questo bel coperchiettino, dove adesso però qui c'è un sacco di grasso che non serve. Magari possiamo comunque metterlo qui, no? Bene, allora adesso faremo delle prove, perché bisogna fare un po' di rodaggio ogni tanto frenante prima di pestarci dentro. Adesso farò un paio di frenate dai 20-30 all'ora per capire un po' come si comporta. Ho anche messo mano al correttore di frenata posteriore e, come c'è scritto anche sulla didascalia, fare delle prove senza fare intralcio alla circolazione. Qua non c'è nessuno. Siamo circa 40 all'ora, no 35, 40 dai. E provo a frenare. Uff, no, una bella differenza. Si sente che frena. Inversione per non dare fastidio alla circolazione. Vai. Allora no, una bella differenza. Nils, ottimo lavoro. Sembra un po' cacciato la rotonda. No, madonna, tutta un'altra roba, cazzo. Tutta un'altra roba, cavolo. Tocca fissare bene i sedili, Sì, veramente, cazzo, è una bella. Anche il pedale che non trema più è bello. Sì, ma è una cosa bella.
adesso devi fare poco sforzo anche per frenare poco, perché prima per frenare poco tendinite a nervo sciatico, tutto per riuscire a frenare un po'. Abituato come ero prima a fare 30 kg di sforzo per rallentare gli incroci, basta il peso della scarpa con dentro il piede, e non so se è più bello che frena meglio o che frena dritto, cioè è bellissimo. Sempre di più. E frena così con le tastiere nuove, dischi nuovi, comunque appena si fa un pochino frena meglio. Sì. Adesso siamo a 60 all'ora, freno tutto. Devi scaricare ancora. Sì, devo scaricare ancora il correttore di frenata. Mai è successo, eh? Mai è successo. Una volta mi ricordo, forse Sul ghiaccio? Era sporco per terra forse e ha inchiodato. Molto bene. Adesso vi faccio vedere al volo dov'è il correttore di frenata su questo veicolo. Allora, questo è il correttore di frenata. Praticamente quando la sospensione sale, questo qui schiaccia una valvola che aumenta la pressione e frena dietro, per cui più è carico il furgone, più viene schiacciata questa cosa qua e aumenta il potere frenante. Per cui adesso io, se avvito, in realtà sto aumentando il potere frenante. Mollo il controdado e poi regolo ulteriormente qua. Ci sono rimasto di merda. Sì, è un'altra cosa. Adesso e sono ancora da fare. Ovviamente non è una Giulia, però comunque Non frenava un cazzo. no, prima era veramente bene. Adesso un'altra smollatina al correttore di frenata che frena ancora troppo dietro. Comunque ci sarà un video specifico con la differenza di frenatura rispetto al vecchio impianto frenante, che avevo già fatto un video, se siete curiosi andate a vederlo. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto o vi è sembrato abbastanza interessante, mettete un bel like. Mi raccomando, per non perdervi i prossimi video, e se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Fatelo. Bene, da me, E da Sandro? da Sandro e dall'impianto frenante nuovo di Arranco è tutto per questo video. Ci vediamo con gli aggiornamenti e buone frenate. Ottimo. E con questo non mi resta che dirvi di controllare bene i vostri impianti frenanti, perché la salute è molto importante. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.